Argomento del video di oggi? Ducati Monster SP. Ebbene sì, se parliamo di moto stradali non esiste Ducati standard senza che esista la sorella SP, almeno ai giorni nostri. Anche la Monster quindi non è sfuggita alla regola e così per la prima volta nella sua storia la Naked di Borgo Panigale può ostentare la sigla Sport Production. Vero, in passato ne abbiamo avute tante di Monster speciali S, S4, S4R, S4RS, le ho guidate tutte, ma SP mai. Quali sono quindi gli ingredienti della ricetta SP applicata alla Monster? Beh, tralasciando i dettagli estetici che potete vedere tranquillamente nelle immagini, in Ducati devo dire hanno lavorato su parecchie cosette. Come vi avevo anticipato nella prova della Monster che abbiamo realizzato qualche tempo fa, se non l'avete vista andatevela a vedere, ve la metto qua sopra, era quasi scontato che Ducati avrebbe presto proposto una versione più spinta della sua Naked, non fosse altro per andarsela a giocare in quel territorio dove bazzicano KTM Duke 890R e Triumph Street Ripple RS, moto che però, va detto, negli allestimenti più pregiati compiono anche uno step di motore. In Ducati invece hanno ritenuto più che sufficienti i 111 cavalli dell'ultima generazione del testa stretta 937, ma attenzione che la potenza non è tutto, su strada come vi ho detto più volte conta la coppia e con i suoi 93 Nm e devo dire che in questo segmento il bicilindrico Ducati davvero mette tutti a tacere. Novità nel comparto motore o meglio nell'elettronica, anche il debutto del Riding Mode Wet per la guida diciamo su fondi difficili, la mappatura più morbida e l'arrivo del Launch Control. Ma torniamo alla dotazione. L'equazione SP uguale Öhlins è quasi scontata e infatti è proprio Öhlins a firmare tutto il comparto sospensioni. La forcella è niente meno che una NX30, ovviamente completamente regolabile e con le regolazioni idrauliche differenziate, compressione nello stelo destro, estensione nello stelo sinistro. Anche il monoammortizzatore è ovviamente regolabile sia nel precarico sia nell'estensione. E a chiudere il cerchio delle novità ciclistiche arrivano anche l'ammortizzatore di sterzo e l'impianto frenante Brembo con pompa radiale e pinze stilema. E poi i Pirelli Diablo Rosso 4. Ah, ovviamente non potevo dimenticare il terminale di scarico Termignoni. Non c'è solo più qualità ciclistica, ma sulla Monster SP devo dire che cambia anche l'attitudine. Insomma, questa non vuole essere semplicemente una Monster un pochino più agghindata a livello di sospensioni, ma offrire una guida davvero più sportiva. La moto è stata infatti tutta alzata da terra grazie alle sospensioni appunto, ma anche un pochino più puntata sull'avantreno e dotata di misure come dire, più appuntite. Nella tabella vi ho messo le differenze con la Monster standard, i valori dichiarati, numeri che come potete vedere fanno ben capire in che direzione è andata Ducati. Cambia anche la sella che è più alta di 10 mm, adesso siamo a 840 mm da terra, non pochissimo in verità, il che però porta il pilota anche a caricare maggiormente l'avantreno. Parliamo di peso, sicuramente vale sempre la pena parlarne, alla bilancia Monster SP fa segnare 2 kg in meno, risparmiati dove? Beh, 600 grammi arrivano dalla forcella e mezzo chilo dalle flange dei dischi anteriori che qui sono in alluminio, tutto peso risparmiato sulle masse non sospese soprattutto nella zona anteriore, il che fa capire come questa moto possa effettivamente essere più agile e incisiva rispetto alla sorella standard. Il resto del peso risparmiato invece arriva dalla batteria al litio. Anche la Monster SP è disponibile in versione 35 kW per patentati A2. Utile segnalare che Ducati applica in Italia su tutte le moto a 35 kW uno sconto di 1.000 euro sul prezzo di listino, prezzo che al momento in cui andiamo online con questo video è di 15.390 euro.
Bene, eccoci in sella alla nuova Monster SP. Un rapido sguardo a quello che ci si trova davanti, come sempre quando si sale a bordo delle moto. In prima linea ovviamente l'ammortizzatore di sterzo, che è assente sulla versione standard. Il cruscotto invece è del tutto uguale, è un po' della, diciamo, vecchia generazione dei cruscotti Ducati, quello anche della Street Fighter banalmente, ma anche quello della Panigale V2. Molto compatto, comunque tutto abbastanza leggibile, anche se qualche indicazione magari un pochino piccolina. Tutto si comanda tramite il comando di sinistra. Con la slitta si accede al menu rapido, quindi si può addirittura fare il tempo sul giro in pista, attivare il launch control, che è sicuramente una caratteristica unica in questo segmento, e andare nel menu dei settaggi. Tenendo premuto a lungo il pulsante mode invece si accede alle varie mappature sport, road, wet. Ognuna di queste mappature ha dei livelli di controllo elettronico già impostati, ma entrando nel dettaglio nei setting si possono anche personalizzare, quindi di fatto ogni mappatura è completamente personalizzabile. Lato destro, pulsante delle DRL, 4 frecce, staccamassa. Il resto è tutto più o meno come l'altra Monster che già ben conosciamo. E adesso andiamo a farci un giro. Bene, Monster SP, parto dal motore che è la cosa più facile, perché come sapete non è cambiato rispetto alla versione standard, anche se in realtà la calibrazione motore, quindi le 3 mappature sono un po' diverse, e sapete si è aggiunta la mappatura wet. È la cosa più facile, appunto, ripeto, perché il carattere del testa stretta è rimasto più o meno invariato. Mappature che mi sono piaciute più o meno tutte e 3. La wet, devo dire, centrata soprattutto anche per andare in città. Io quando l'ho usata in mezzo al traffico tranquillamente, quando vuoi essere rilassato, non avere risposte troppo aggressive, non toglie carattere, devo dire, al motore, che quando apri comunque ne ha, però è bella morbida. Ovviamente i controlli sono molto alti, quindi il controllo di trazione entra spesso, quindi appena si esce dalla città si passa sicuramente in road, che è quella più centrata, ha una buona risposta, i controlli sono medio alti, quindi ottimo livello, e la sport dà quel pizzico in più di aggressività, di risposta al gas, ma nessuna è fuori luogo, né come freno motore né come gestione della prima apertura, quindi direi tutto centrato. Ci aggiungo anche il cambio, che funziona, devo dire, bene, non spinge, è veloce. Curiosa un po' la leva, conformata in modo particolare. Io tocco con il lato del piede, mi sono accorto, e a volte in scalata andavo a schiacciare tutta la leva più che solo il pedalino, quindi magari in questa cosa andrà un attimo riguardata da parte di Ducati. Passo all'ergonomia, sella altina, 840, perché tutta la moto più alta e più ci sono 10 mm in più di schiumato. Ovviamente chi non è di gamba lunga tocca un po' sulle punte, però anche tra quelli che ne ho patentati a 2 per le moto 35 kW ci sono persone di alta statura, quindi magari loro la trovano azzeccata. Certo è che stando un pochino più in alto si è anche un pochino più esposti all'aria, il cupolino fa un po' il suo, ma ovviamente sulla Monster l'aria ve ne prendete parecchia. Sempre a livello ergonomico mi piace il triangolo pedane, manubrio, sella, mi piace, quindi c'è una parte qui della frizione che si tocca un pochino quando si va a mettere i piedi a terra, niente di che, e un po' di calore in questa zona, soprattutto sulla destra, nelle giornate quando il sole comincia a farsi sentire, si sente, è inevitabile, visto che il cilindro posteriore, insomma, ce l'abbiamo qua proprio in mezzo alle gambe. Passo alla ciclistica, che sicuramente è la parte più importante della Monster SP. Ducati ha voluto aggiungere qualità, ma ha voluto aggiungere anche un livello di guida, diciamo, superiore. Devo dire che ovviamente c'è più qualità a livello di sospensioni e soprattutto la possibilità di regolarsi l'assetto. Non male, perché io con questa moto sono un po' tornato indietro nel tempo, nel senso che sicuramente tra le Monster è una di quelle che mi ricorda in assoluto di più la prima Monster, quella col motore a carburatori, che aveva 80 cavalli ma sembrava che ne avesse 8000 da quanto andava, per come rispondeva al gas e per come era anche un po'
delicata la ciclistica, oppure in tempi più recenti la KTM Super Duke 990, la prima, anche quella moto molto tirata a livello di agilità, iper agile, ma anche magari un po' rigida di sospensioni, moto che non è che erano instabili, però ti lasciavano sempre un po' sul chi va là quando guidavi, perché erano veramente tirate. Ecco, qui quando mi è stata consegnata la moto ho ritrovato un po' quelle sensazioni, più che altro perché ho trovato un assetto davvero sostenuto, abbastanza rigido, che sicuramente va bene quando vai fortissimo, vai a ingaggiare la moto magari in pista, ma magari su strada bisogna andare un pochino indietro. Ecco perché io sono andato a intervenire un po' sulle regolazioni, non tanto quelle del monoammortizzatore, che ho trovato sì un po' rigido, ma tutto sommato all'interno dell'accettabilità, devo dire funziona molto bene. Più che altro ho lavorato sulla forcella, perché per come mi è stata consegnata la moto ho trovato una moto che rimaneva abbastanza alta sul davanti, non lavorava in armonia tra anteriore e posteriore, una forcella che spingeva tanto sulla gomma che, per quanto ottima come il Diablo Rosso 4, alla fine, se l'asfalto non è perfetto, c'è qualche buca, ti rimanda un po' tutto sullo sterzo e ti fa perdere un po' di feeling. Per quello sono andato un po' indietro, un bel po', con le regolazioni idrauliche sia di compressione sia di ritorno, circa 7 click. Sapete che la Nix è veramente sensibile, quindi sono andato indietro di parecchio, diciamo che sono andato via un po' drastico, però volevo capire come cambiava il comportamento della moto e devo dire ho trovato la moto di un altro livello. Si trasferisce un pochino di più i carichi, però quando vai a frenare, entri coi freni in mano, prendi la buchetta o comunque sei in percorrenza, il feeling che ti restituisce l'avantreno in questo caso diventa super figo, e quindi la moto in questo caso non perde la sua agilità, non perde la sua efficacia, resta una moto super agile, perché avete visto le misure sono abbastanza estreme, ma hai anche un gran feeling sull'avantreno, quindi il risultato vai semplicemente più forte. Promuovo a pieni voti l'impianto frenante, soprattutto l'anteriore, pompa radiale, pinza e stilema, binomio azzeccatissimo, micrometrica la regolazione, potenza finché ne volete. Il posteriore invece ha una corsa un pochino lunga e tende ogni tanto a bloccare un po' più di quello che ci si aspetterebbe, però l'anteriore è davvero ottimo. Quindi, riassumendo, una moto che sicuramente tiene fede alla sigla SP che porta in dote, è sicuramente più estrema della Monster, sicuramente più qualitativa a livello di ciclistica, consente di avere ampi margini di regolazione sia per andare in pista sia per andare su strada. Io l'ho preferita un pochino più morbida rispetto a quello che è l'assetto standard, perché preferisco una moto che mi dia più feeling. Bene, l'ammortizzatore di sterzo sicuramente serve, perché una moto più alta e più estrema di quote come questa dà una gran mano a stabilizzarla, ma anche alla massima velocità io non ho rilevato problemi di sorta. Quindi questo è tutto quello che mi sono appuntato sul mio taccuino sulla Monster SP, moto che vuole andare a sfidare le top del segmento medio, tra virgolette, perché ormai stiamo parlando quasi di 1000. Ovviamente magari non ho detto tutto, quindi qua sotto nei commenti tutte le domande che volete, sapete che noi rispondiamo sempre a tutti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.